Salve a tutti, sono Silvia Fanti della Fondazione Villa Montesca. Oggi siamo qui per approfondire il modulo di social networking e comunicazione digitale, nello specifico l'unità 1, principi e tecniche della comunicazione effettiva. Abbiamo chiesto il parere al professor Marco Mazzoni, docente di sociologia della comunicazione all'Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Scienze Politiche e presidente del Comitato regionale per la comunicazione dell'Umbria. Il modo di comunicare degli individui, grazie in particolar modo ai social media, al web 2.0, è dovuto soprattutto al fatto che oggi la comunicazione è molto più veloce. Un dibattito che si è estremamente velocizzato. Pensate ad un tweet e alla capacità di un tweet di diffondersi nella rete quando questo tweet è scritto da una celebrità. Il tweet di Valentino Rossi immediatamente ha dei suoi effetti, al punto che contando da 0 a 10 lo ritroviamo nel momento in cui noi diciamo 10 nei siti dei principali notiziari del mondo dello sport. Quindi un dibattito sicuramente più veloce, più immediato, ma allo stesso tempo è anche più personalizzato. Cioè oggi il tweet o il post viene fatto da una persona che noi sappiamo benissimo chi è. Può essere un politico, una celebrità o una persona, un uomo qualunque. Allo stesso tempo c'è quello che noi sociologi chiamiamo un processo di disintermediazione, cioè Internet ha reso il dibattito pubblico più immediato, senza più quindi la mediazione degli organismi intermedi. Ritorniamo un attimo al tweet di Valentino Rossi con cui annuncia ad esempio l'impossibilità di poter partecipare alla prossima gara. Prima c'era bisogno di un comunicato stampa, oggi quel comunicato stampa è immediatamente sostituito da un tweet. Al punto che si potrebbe ipotizzare, qui veramente la dico un po' grossa, ma secondo me questo è quello che potrebbe succedere, che anche il ruolo ad esempio delle agenzie stampa, quegli organismi intermediari di cui vi parlavo poc'anzi, potrebbero essere superflui. I social media permettono di bypassare gli organismi intermedi. Questi sono degli effetti, un dibattito più personalizzato, più veloce, meno mediato da organismi intermedi che determinano i social media. Le competenze di un professionista della comunicazione oggi sono soprattutto informarsi. Sembra una banalità, ma non lo è. Non si può comunicare senza conoscere. Ed è chiaro che bisogna avere delle fonti sicure, perché qual è il problema nel momento in cui oggi circolano informazioni ad una velocità enormemente più elevata rispetto al passato? È l'affidabilità delle notizie. Il bravo comunicatore sa dove recuperare le conoscenze, le informazioni necessarie per poter gestire e organizzare la propria comunicazione. È chiaro che poi il labile, il professionista della comunicazione è anche colui che sa usare bene gli strumenti della comunicazione. E usare bene gli strumenti della comunicazione sembra una banalità, in realtà poi nella banalità troviamo gli aspetti più importanti della realtà. Significa conoscerne i segreti, sapere che ad esempio oggi per stare in televisione bisogna produrre spettacolo, saper narrare, saper costruire delle storie. Ecco, il bravo comunicatore è colui che si sa muovere con gli strumenti della comunicazione a disposizione. Il web ha modificato in parte il senso della scrittura e mi devo leggermente ripetere rispetto alle cose che abbiamo appena registrato. Prima di tutto perché anche la scrittura è molto più semplice, perché la scrittura deve essere più diretta. Lo scriptwriter, che può anche essere un ghostwriter, se noi dovessimo pensare alla dimensione politica, è una figura che è estremamente importante oggi e lo sarà soprattutto in futuro, perché è chiaro che una comunicazione che è sempre più veloce e personalizzata, significa una comunicazione che non può essere più generalista e che può andare bene un po' per tutti. Io penso, guardi, faccio un esempio, i cambiamenti che ci sono stati nella campagna elettorale grazie proprio
ai social media, al web 2.0. Prima avevamo dei comizi dove i discorsi erano basati su delle ideologie, dei valori, e quindi potevano andare bene per tutti, dal Trentino alla Sicilia. Oggi non più. Se andiamo in Trentino bisogna che il politico parli dei problemi del Trentino, quindi bisogna che vengano conosciuti i problemi che esistono in quel territorio, che non sono ovviamente gli stessi che possono esserci in una provincia siciliana. Da qui allora una scrittura che cambia, una scrittura che è sempre più attenta alle esigenze, semplice, diretta e immediata. Cosa serve per essere creativi in rete? Questo è un bel spunto di riflessione. È chiaro che l'originalità è un elemento fondamentale. Oggi coloro che hanno successo in rete ad esempio nel mondo di Twitter, è chi riesce a inventare per primo l'hashtag. Questo è un punto fondamentale, no? Noi italiani, abbiamo un Presidente del Consiglio che si è scelto come suo portavoce un opinion leader, una persona che viveva soprattutto in rete, nei social media, Filippo Sensi, che era un inventore di hashtag, era creativo, un evento lo associava immediatamente ad un hashtag e quell'hashtag condizionava il dibattito pubblico che avveniva. Ecco, la creatività, l'invenzione, che non è una questione di età, non è detto che i più giovani siano più creativi delle persone meno giovani, è che bisogna saper conoscere in maniera approfondita le caratteristiche dei social media, è quello che ti permette poi di aver successo all'interno di un social media.